amiche, nuovo podcast. Oggi andiamo a parlare del top down. Allora, molte di voi che sono anche principianti o che iniziano da poco a lavorare con l'uncinetto mi fanno tantissime domande. Devo dire che in questi diversi anni ho ricevuto diverse domande e diverse anche curiosità per quanto riguarda la lavorazione in top down. Allora, adesso voglio rispondere a molte domande che mi avete fatto. Diciamo quella più comune, se quando iniziamo a lavorare in top down, quello determina la taglia, per cui lo scollo, l'avvio, quando andiamo ad avviare le catenelle per lo scollo, quello determina la taglia. Assolutamente no, non determina la taglia. Noi andiamo a prendere la nostra circonferenza della testa, prendiamo la nostra circonferenza, mettiamo il caso che sia 56 cm, dopo aver realizzato il campione determiniamo quante catenelle ci occorrono per l'avvio e quello diciamo è il nostro scollo. Certo che 56, se è perfetto, sarà perfetto quando lo indossiamo, ma possiamo farlo di 58, 59, 60 cm, quello poi dipende da come è questo scollo che noi andiamo ad avviare. Spesso anche molte creative, devo dire, che avviano le catenelle fanno, diciamo, le vanno a provare intorno alla testa, fanno passare il dito, diciamo, contano le catenelle del filato che hanno scelto, perché ovviamente in base al filato cambia il numero delle catenelle e quello è l'avvio dello scollo. Anche questo potrebbe essere di aiuto, poi dipende se andiamo a fare una lavorazione raglan oppure una lavorazione in, diciamo, sprone tondo, e qui cambiano un pochino le cose, no? Allora, se andiamo a fare una lavorazione raglan, che ha quelle righe che abbiamo davanti, abbiamo diciamo le due lavorazioni base, poi man mano insomma si possono modificare, ci sono tantissime varianti, e per cui parliamo di quelle basi. Allora, quello quadrato e quello rettangolare. La domanda che mi viene anche fatta spesso se esiste uno sprone per la circonferenza morbida, diciamo come la mia, no? Ecco, una circonferenza molto morbida confronto alle spalle, perché spesso succede di avere queste maniche larghe, eccetera, eccetera. Allora, no, in realtà non c'è. Si modifica la tecnica man mano che andiamo poi a lavorare il nostro sprone, ma non c'è un avvio che ci rende, forse che ci facilita, è quello rettangolare, ci facilita un pochino, perché quando andiamo a lavorare abbiamo subito una lavorazione un pochino più larga davanti, ma in base poi a quanto ci occorre la nostra circonferenza, in quel caso lì, allora non è proprio, diciamo, giusto, ecco. Allora, quando andiamo a lavorare uno sprone quadrato e decidiamo di fare lo scollo che sarà quadrato, ci sono diversi, insomma, sistemi per andare a calcolare, diciamo, lo sprone quadrato. Basta fare, insomma, dividere per 4, poi dipende dagli aumenti che andiamo a collocare, se dobbiamo togliere le 4 maglie, se insomma lì poi ci sono dei calcoli in base poi o la design che decide il proprio progetto, per chi insomma decide di farlo anche più semplice, per cui a fare l'aumento sull'ultima riga, diciamo, se lo facciamo quadrato. Adesso facciamo un esempio: sono 20 maglie, 20, 20 e 20, io sulla prima maglia faccio l'aumento, su ogni 1, diciamo da 1 a 20 faccio l'aumento, poi ripeto le 20, da 1 faccio l'aumento e poi lavoro i restanti, per cui dipende poi come lo vogliamo realizzare. Ci sono tantissimi metodi, quello con la catenella, quello che lavoriamo la prima e l'ultima maglia che sono degli aumenti sull'angolo, insomma quello poi si definisce man mano anche con l'esperienza in base al modello che noi vogliamo realizzare. Allora, per lo sprone rettangolare, dice la grande formula per lo sprone rettangolare è semplicissimo, possiamo fare benissimo anche un esempio: viene diviso 3. Io parlo sempre della base, diciamo della teoria, comunque quando andiamo a avviare
con la tecnica top down, no? Per cui questa diciamo è la base, poi ci sono tantissimi metodi per spostare le maglie perché vogliamo una manica più stretta, il davanti più largo, poi lì insomma ci sono tantissime modifiche, ma noi andiamo a parlare proprio della base, quella è la più elementare possibile. Allora andiamo a parlare dello sprone rettangolare. Io parlo proprio della base dello sprone rettangolare, per cui non dobbiamo fare tantissimi calcoli, poi quello dipende se dobbiamo fare le maniche in un certo modo, dobbiamo fare un avvio diverso, spostare diciamo le maglie, quello diciamo è un altro argomento più avanzato. Noi prendiamo proprio adesso la base, cioè io non ho mai realizzato con la tecnica top down, lo voglio realizzare rettangolare, raglan, sempre parliamo di raglan. Allora adesso cosa facciamo? Facciamo un esempio, abbiamo 60 catenelle, faccio un esempio, la nostra circonferenza che ci occorre dopo aver fatto il campione c'era sono 60 catenelle, lo vado a dividere per 3, per cui sono 20, 20 e 20. Una parte andrà divisa per 2 e quelle sono le maniche, per cui 20 sarà davanti, 20 dietro, 10 e 10. Semplicissimo, semplice, poi dipende se dobbiamo togliere prima le 4 maglie, perché insomma adesso io vi dico proprio la base, poi ci sono tantissime regole. Per cui questa base facilita la circonferenza seno, ma non risolve assolutamente. Non è, diciamo, lo sprone rettangolare, non risolve chi ha una circonferenza seno, diciamo, molto morbida come la mia, per cui a volte ci troviamo con queste maniche più grandi e dobbiamo fare un piccolo triangolino. Il triangolino sotto alla manica. Quando parlo di triangolino sotto la manica e molte mi avete fatto la domanda, diceva ho sentito che non bisogna assolutamente fare tutte le diminuzioni. È ovvio, se io ho 18 maglie che ho messo sotto ovviamente alla manica, non posso in una sola volta fare tutte le diminuzioni perché verrebbe proprio arricciato il lavoro. Ma quando facciamo 6 maglie e poi dipende da che tipo di uncinetto e che filato stiamo utilizzando, per cui dire non va fatto è una stupidaggine, perché in quel caso lì andiamo a fare delle diminuzioni, ci ritroviamo con 3 maglie al posto di 6 e lì abbiamo risolto, poi ne facciamo un'altra, abbiamo chiuso, viene un triangolino e non succede niente. Questo poi dipende, ovviamente, se stiamo lavorando con un filato finissimo, stiamo lavorando con un filato grande, quello poi dobbiamo noi, insomma, aggiustare il tiro di quello che stiamo realizzando. Però questa è la base. Se andiamo a lavorare uno sprone tondo, che poi in futuro andiamo a parlare proprio dello sprone tondo, perché è quello che crea, diciamo, più problemi per quanto riguarda le onde dietro, no? Quando abbiamo una circonferenza abbastanza morbida, succede che dietro ci troviamo con tantissimo tessuto dietro che abbiamo lavorato, e in questo caso dobbiamo essere un pochino più attente, per cui prendere la circonferenza seno e determinare quante maglie ci occorrono ci aiuta tantissimo, perché quando abbiamo il campione e abbiamo una circonferenza, faccio un numero pari 100, e noi sappiamo che ogni 10 centimetri abbiamo 10 maglie, il calcolo è presto fatto, per cui diciamo che sappiamo che dobbiamo arrivare a 100 maglie di circonferenza. E allora se io quando vado a lavorare mi trovo già la circonferenza e ho 100 maglie già qui, è ovvio che poi sotto me ne trovo tantissime, no? Per cui calcolare sempre poi le maglie sotto diciamo all'ascella, mettiamo un ferro e calcoliamo poi la misura. Questo già ve l'ho fatto vedere diverse volte. Allora, per cui alla risposta sono una principiante, posso iniziare a lavorare il top down? Assolutamente sì, possiamo lavorare il top down, iniziamo con una tecnica facile, quella base, per cui andiamo a dividere per 4, se vogliamo fare uno scollo quadrato oppure rettangolare andiamo a dividere per 3, una parte poi la dividiamo per 2, per cui senza calcoli complicatissimi, e poi andiamo a mettere gli aumenti, per cui su
la maglia, come vi ho spiegato prima, andiamo a mettere gli aumenti, per cui senza lo possiamo fare a maglie alte intanto per prenderci un pochino di mestichezza, ma possiamo realizzare anche un modellino più piccolino, se vogliamo provare. Proviamo a fare uno sprone piccolino su per una bambola e poi vediamo insomma come ne esce fuori. Quando abbiamo preparato, poi abbiamo chiuso ovviamente con lo sprone, dobbiamo poi chiuderlo ovviamente, e prendiamo la misura dello scalfo, andiamo a chiudere. Quando abbiamo il raglan, io vi consiglio sempre di mettere almeno una maglia, perché diciamo su molti libri dicono che comunque cade meglio diciamo, il corpo quando andiamo a lavorare della nostra maglia. Poi da lì andiamo a lavorare le maniche. All'ultimo andiamo a lavorare le maniche in tondo, per cui cuciture non ci sono, lavoriamo dall'alto verso il basso e poi andiamo a fare le rifiniture dello scollo, ma possiamo anche fare lo scollo, diciamo il collo che andiamo a lavorare lo possiamo fare anche prima. Insomma, la base la potete iniziare, poi da lì cominciate a conoscere anche di più il vostro corpo, le vostre misure e cominciare ad aggiustare, a sistemare in base alla vostra fisicità. Per cui assolutamente iniziate a provare il top down. Io ho tantissimi tutorial che vi lascio anche sotto la playlist che potete andare a vedere, sono semplicissimi. Iniziate quelli con una maglia alta, uno sprone insomma facile da realizzare e vedete che riuscirete a realizzare la vostra maglia in top down. Non vi scoraggiate assolutamente, lasciatemi un commento, sono pronta a rispondere a tutti i commenti. Un bacione a tutte e ci vediamo al prossimo podcast mercoledì per tantissime altre novità. Baci!